Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno, ma soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. Prima di iniziare la lettura vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere in linea di massima le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi andremo a vedere l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo come prima indicazione la carta della chiave, bellissima come carta perché ci parla prima di tutto di riuscire a trovare delle soluzioni, riuscire a verificare delle cose e poi è quella che ci permette a livello metaforico, ovviamente è la nostra volontà, il nostro impegno, la nostra determinazione che ci permette di chiudere con alcune situazioni e aprirci delle nuove porte. Può essere perfetta in questo momento dove abbiamo la possibilità di chiudere, lasciarci alle spalle un anno o tante cose che magari sono accadute precedentemente e quindi favorire il nuovo inizio. È ovvio che può esserci fermento, agitazione, soprattutto dal punto di vista emotivo. La carta donna può riferirsi alle nostre emozioni, a quello che proviamo, a quello che sentiamo dentro di noi e da un lato sono proprio queste che ci possono aiutare, sensibilità, intelligenza, creatività, comprensione, amore, gentilezza verso di noi soprattutto, verso qualcuno, diciamo nello specifico e magari anche degli obiettivi. Forse sono tutte queste cose che devono essere valutate. Dall'altro lato vi ricordo che essendo una stesa generica può riferirsi anche a una persona importante, particolarmente in questo momento della vostra vita e che può favorire, può ispirarvi, aiutarvi, guidarvi anche in un certo percorso. E troviamo questa bellissima carta dei pesci che è legata all'indipendenza, all'abbondanza, al guadagno in senso lato, progressioni, miglioramenti, arrivo di una bella energia positiva e che ci parla di abbondanza sotto vari aspetti. Io direi soprattutto dal punto di vista pratico, materiale, forse di viaggi, di un qualcosa che vi coinvolge, che vi appassiona, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. Abbiamo anche un po' quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore che fa riferimento principalmente alla coppia single e io ripeto sempre, essendo una stesa generica, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, tipo famiglia, amicizie, eccetera. Quindi vediamo queste indicazioni così potete adattarle a quello che state vivendo. Troviamo l'aconito. Purtroppo questa porta un po' di tensione in senso lato. Il rododendro. Sì, si parla di tensione, di qualche difficoltà, di una fase o di diffidenza, di freddezza, di chiusura. Se avete dubbi, sospetti e confusione, ovviamente queste cose possono generare confusione e conflitto
nella coppia stessa. Non pensiamo alle peggiori cose, magari, ci sono dei fraintendimenti, probabilmente ci si aspetta un qualcosa e invece non c'è la giusta cura e attenzione, anche, comprensione e predisposizione nei nostri confronti. Potrebbe essere anche, un qualcosa dall'altra parte. Allora sapete che, se magari, non c'è attenzione, allora possono esserci queste problematiche. A volte possono essere anche situazioni a livello esterno che inevitabilmente si riflettono nelle situazioni e nell'umore della coppia stessa. Però attenzione, qui margini di miglioramento e possibilità di ritrovare pace, serenità e benessere c'è assolutamente e lo vediamo proprio da questa carta. Quindi un qualcosa che è passeggero, che ci si mette appunto nelle condizioni di non lasciarsi sovrastare da certe emozioni, da certe situazioni che appunto, come abbiamo visto, possono essere passeggere e irrisolte e quindi ritrovare l'armonia. Questo anche in qualche relazione abbastanza complessa, come vi dicevo, di amicizia e famiglia. Per i single ovviamente qui bisogna capire effettivamente, perché mentre per certi aspetti magari se siamo interessati o coinvolti in una conoscenza dove l'altra persona è impegnata, magari ci sono altre problematiche, tanto troppo impegnative, è normale che ci sia, tensione. Diciamo, io consiglio sempre di ascoltare il vostro cuore e di, capire come migliorare questo aspetto, di capire se ci può essere, un futuro, qualche cambiamento positivo. In realtà l'aquileggia è, ricordo, una stesura troppo generica per darvi delle indicazioni specifiche e di sicuro si vede un qualcosa che può raggiungere maggior chiarezza, di riuscire ad aver maggior coinvolgimento e quindi anche, benessere in questo ambito, nonostante una fase iniziale, quindi inizio di settimana un po' turbolenta. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo la donna maritata, può avere a che fare anche con una persona che magari vi aiuta a programmare, a sistemare alcune cose, magari per darvi la possibilità di fare un viaggio o di procedere in una determinata, direzione per realizzare un proposito. Quindi che sia una persona che vi dà consigli o vi aiuta proprio praticamente anche a livello economico, o che magari siete addirittura voi stessi. L'abbiamo visto che infatti è proprio vicina all'energia, femminile, proprio di, fiducia, di amore, di costanza, di massima, dedizione ai vostri obiettivi, ai vostri propositi, di utilizzare intelligenza, accortezza, protezione. Può essere, l'atteggiamento giusto per far sviluppare. Quindi io parlo della carta del viaggio, è vero, come viaggio, come spostamento, assolutamente sì, ma ha a che fare anche con le comunicazioni, cambi di posizione e di idea, quindi anche possibili nuove direzioni, perché in realtà questa può fare riferimento anche a delle novità, a delle proposte, a delle cose, totalmente nuove e che possono essere interessanti per voi, molto interessanti, sia come vi dicevo per nuovi sviluppi, per nuovi inizi, per avere abbondanza, serenità e tranquillità, magari anche di andare a sistemare finalmente delle cose abbastanza complesse che vi hanno coinvolto, precedentemente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!